Alcune belle novità sono in arrivo e altre sono già arrivate per lo Stomp Station Pro. Andiamo a scoprirle subito. Come detto, alcune di queste novità sono già arrivate perché è stato rilasciato un firmware un paio di settimane fa e la novità più importante di questo firmware è che adesso abbiamo l'integrazione con Tone 3000 direttamente nell'app VoidX. Infatti, come vedete, quando apriamo la lista delle catture o delle IR, qui in basso a destra troviamo il tastino col logo di Tone 3000 e se lo clicchiamo vedete che si apre appunto il sito di Tone 3000. Poi se andiamo ad aprire una cattura si apre la pagina, cliccando col tasto download la cattura selezionata va a salvarsi automaticamente nel primo slot libero della lista. Nel mio caso era il numero 31 e vedete che la vediamo comparire esattamente qui. Nel caso in cui il pacchetto invece contenga più catture, come in questo caso dove ne abbiamo 8, se clicchiamo sul tasto download vedete che appare la lista delle catture contenute nel pacchetto e possiamo andare a selezionare quale vogliamo salvare. Sicuramente questo è un bel miglioramento rispetto al workflow precedente dove bisognava per forza di cose passare dal PC o da un tablet, però andando prima a salvare i file sul device, accedendo a Tone 3000 da un browser, poi andare a richiamare i file dall'applicazione VoidX. Adesso diventa tutto molto più veloce. A mio parere è ancora migliorabile però questa feature, nel senso che manca ancora un modo per poter provare i profili prima di salvarli all'interno del pedale, perché comunque slot di memoria per i profili non ne abbiamo tantissimi, sono 50, ma col prossimo aggiornamento verranno aumentati a 60, ma anche se in generale sono abbastanza per qualsiasi necessità per quanto riguarda il suonare. Se invece il nostro scopo è provare un po' di catture per cercare quelle che ci aggradano di più, allora queste 50-60 catture diventano un po' poche, perché magari come in questo caso selezioniamo un pacchetto che già contiene 8 catture, poi magari ne vogliamo scaricare un altro che ne contiene altre 10, insomma capite che finiscono molto presto gli slot disponibili e infatti io ce li ho già pieni e ho dovuto cancellare una cattura per potervi far vedere questa cosa. E quindi secondo me quello che si può migliorare è appunto avere un meccanismo che consenta di provare la cattura prima di salvarla sul pedale, magari prendendo spunto da quello che fa Fractal con gli scratch pad, cioè in sostanza ci sono alcuni slot di memoria temporanei in cui appunto si vanno a caricare le IR in quel caso, ma in questo caso sarebbero anche catture che vogliamo provare. Automaticamente l'applicazione va a sostituire nel preset corrente quell'IR o quella cattura e ciò ci consente di poterla suonare direttamente senza andare magari a selezionarla all'interno dell'IR e così via. Insomma, taglia tanti passaggi che magari in quel momento non ci serve fare e allo stesso tempo toglie la necessità di avere una memoria più ampia per provare tanti profili diversi. Quindi sicuramente ottima questa novità, questa integrazione, ma come detto si può migliorare facilmente in questo modo. Un'altra novità del precedente firmware è invece il riverbero plate che vi faccio sentire subito.
Insomma, anche questa un'aggiunta che molti aspettavano da tempo. Probabilmente non è il riverbero plate più bello in assoluto fra tutti i pedali di chitarra, però sicuramente suona bene, è molto usabile, ha tanti parametri con cui possiamo andare a personalizzarlo, che sono poi un po' gli stessi che troviamo anche nelle altre tipologie. E insomma, anche questa sicuramente un'aggiunta che è benvenuta. Ma adesso andiamo a vedere invece le novità che arriveranno col prossimo firmware. Infatti, se andate a vedere sul sito della Sonulab ci sono già le release note, però ancora il firmware non è disponibile, ma c'è scritto coming soon. E i ragazzi mi hanno detto che uscirà a brevissimo, nel giro di qualche giorno. Questo firmware contiene una delle novità più importanti, è quella probabilmente su cui hanno lavorato di più nell'ultimo mese circa, perché comunque ho collaborato con loro, ho testato per bene le varie versioni di questo algoritmo che stavano sviluppando e davvero ci hanno dedicato moltissimo impegno e studio per farlo rendere al meglio. Stiamo parlando del blocco pitch, probabilmente lo avevate già visto qua nella catena, vedete che adesso infatti subito dopo il blocco gate troviamo appunto il pitch, e all'interno del blocco abbiamo due modalità: transpose, che sarebbe il pitch shifter classico o quello che viene chiamato virtual capo o in tanti altri modi, cioè uno shift di tonalità fisso, e poi expression, che invece sarebbe il whammy, che quindi potete collegare appunto al pedale di espressione o a dei MIDI CC. Siccome al momento mi manca un cavetto TRS mini jack per poter collegare il mio pedale di espressione allo Stomp Station, non vi farò sentire il whammy, ma vi farò sentire il transpose. E allora, questo è il suono pulito. E questo è il suono già processato dal blocco pitch. Al momento però il parametro pitch è settato a 0 semitoni, quindi non sentiamo alcuno spostamento della tonalità. Andiamo a provarlo subito. Come sentite, la trasposizione di tonalità è praticamente perfetta, cioè non si sentono artefatti, e mi hanno davvero stupito con questo effetto, perché lo reputo probabilmente uno tra i migliori pitch che abbia mai provato. Sicuramente migliore di quello che ho sul Fractal per quanto riguarda almeno la stabilità del pitch e il tracking, oppure anche quello di Helix. Non ho mai provato sinceramente il drop della Digitech, ma da quanto ho sentito, anche se di ottima qualità, anche quello comunque ogni tanto c'ha quegli artefatti, quelle piccole perdite del pitch, insomma, che creano quella sorta di scalini intermittenti, cosa che qua
qua invece è completamente assente. Inoltre tutti i parametri disponibili consentono di configurarlo in tanti modi diversi. Come vedete abbiamo qua Dry Mix e Wet Mix, che ci consente di regolare appunto il livello del segnale dry e di quello shiftato, e quindi se vogliamo usarlo come virtual capo, quindi andare a trasporre la tonalità della nostra chitarra, settiamo il Dry Mix a 0, Wet Mix al 100%, e in questo modo col parametro pitch possiamo andare appunto a spostare l'accordatura della nostra chitarra, cosa molto comoda ad esempio quando si deve suonare in drop C per chi suona generi un po' più pesanti, oppure anche simulare l'avere un capotasto sulla chitarra senza effettivamente averlo, andando quindi a spostare la tonalità in su. Alzando invece il dry mix al 100% o comunque a qualsiasi livello vogliamo, possiamo invece andare a creare effetti di octaver, ad esempio come è settato adesso, con pitch a meno 12 semitoni, che quindi va a miscelarsi col segnale pulito. Oppure, come avete sentito prima, andando a settarlo a più 12 possiamo ottenere qualcosa di simile al suono di una chitarra a 12 corde, magari abbassando un po' il wet mix per non far sentire troppo l'ottava alta e magari usando l'iCut per addolcire un po' le alte frequenze del segnale shiftato. E poi sicuramente avrete già visto che c'è quest'altra sezione denominata Voice 2 che, se andiamo ad attivarla, aggiunge un'altra voce shiftata di qualsiasi quantità di semitone vogliamo per andare anche a creare delle armonie. Vi anticipo però che non è possibile settare scale, insomma in sostanza non è un harmonizer intelligente, però nonostante questo, se ci limitiamo ad esempio a selezionare una quarta, una quinta più un'ottava, si riescono ad ottenere sonorità come possono essere quelle simili, diciamo, ad un organo, e quegli intervalli comunque restano costanti per qualsiasi tonalità stiamo suonando. Vi faccio sentire un piccolo esempio. Come vedete poi, oltre al parametro pitch, abbiamo anche il detune. E quindi, perché no, possiamo andare a creare un dual detune. Anche se qui, diciamo, c'è il limite che, essendo piazzato ad inizio catena il blocco, lo sentiremo in mono, e inoltre nel blocco non ci sono controlli di pan per le due voci. Però, nonostante questo, devo dire che funziona discretamente bene anche in questo modo.
Come detto, al momento non posso provare la modalità Expression, però già intuisco che sarà molto figa perché, come vedete, possiamo andare a personalizzare il range, quindi potendo andare a settare sia il pitch minimo, quindi il pitch di partenza, diciamo, quando il pedale è tutto abbassato, sia quello massimo. E in questo modo praticamente possiamo unire la funzione Virtual Capo a quella di Whammy. Ad esempio, se vogliamo suonare in drop C, possiamo andare a settare pitch minimo a -2 e il massimo a +10. E in questo modo praticamente avremo la tonalità di base abbassata di 2 semitoni. Quando alziamo il pedale possiamo andare a shiftarlo di un'ottava, o se vogliamo anche di 2 ottave andando a settarlo a 22. Per controllarlo poi dovete assegnare il pedale di espressione al parametro position. Se lo muovo qua dall'editor sentiremo gli scalini, ve lo faccio sentire, ma sappiate che col pedale di espressione non si sentirà così, cioè il movimento sarà liscio. E la cosa ancora più figa è che comunque anche in modalità Expression abbiamo sempre due voci, o meglio, le due voci si possono settare indipendentemente in modalità Transpose o Expression, e quindi possiamo sperimentare per esempio per avere un whammy su una voce e invece una tonalità fissa nell'altra, o un'armonia fissa, insomma lì poi vedete voi come potete gestire la cosa, se si può fare qualcosa di musicalmente utile. Magari settandoli entrambi su Expression, però settando valori diversi per pitch minimo e pitch massimo, possiamo sperimentare e fare cose del tipo sentire una voce che si alza di un'ottava e l'altra che si abbassa, oppure una che sale di un'ottava e un'altra che sale invece fino alla quinta, per esempio. Anche lì, insomma, c'è da provare perché secondo me si possono fare tante cose interessanti con questa versatilità. Come dicevo prima, sono rimasto abbastanza sorpreso dalla qualità di questo algoritmo di pitch shifting, e per dimostrarvelo vi faccio sentire un piccolo confronto tra questo della Sonulab, quello del Fractal FM9 e anche quello di Helix Native. Partiamo da quello del Fractal, sentite cosa succede quando eseguo questo piccolo arpeggio. Come sentite, sia nel Fractal che in quello di Helix ci sono vari artefatti tremoli nel suono che a volte buttano anche un po' fuori mentre si sta suonando, specialmente sul Fractal. Si sente questa leggera latenza che cambia in base alla nota che stiamo suonando, e questo appunto a volte ti fa perdere un po' il tempo, perché magari una nota arriva subito e suona, quella successiva invece arriva dopo tot secondi, oltre appunto ad avere quel tremolio che non rende piacevolissimo il suono. Stessa cosa un po' sull'Helix, la latenza probabilmente è un po' più stabile, ma quando è settato al massimo della stabilità se ne sente parecchia, insomma è percepibile. E inoltre rispetto al Fractal forse il suono è ancora meno stabile, più tremolante, diciamo così, specialmente poi se si vuole avere meno latenza e si abbassa il controllo relativo, perché a quel punto si sacrifica ancora di più il suono. Col Sonulab invece
Il tracking è praticamente perfetto, cioè non si sente la minima esitazione sul pitch, la latenza è impercettibile e comunque anche se c'è è sempre costante e quindi non ti dà quella sensazione di buttarti fuori, l'attacco della nota arriva sempre al tempo giusto. Insomma, davvero complimenti ai ragazzi di Sonolab perché su questo effetto hanno fatto davvero un lavoro eccezionale e sono veramente al top. L'unico forse contro di questo algoritmo è che colora un po' il suono rispetto al segnale dry, ma nessun pitch sotto questo punto di vista è perfetto, tutti hanno un po' più o meno colorazione e sto parlando comunque anche di quando si settano zero semitoni di shifting, quindi in teoria in quel caso dovrebbe essere uguale, ma così non è. Vi faccio sentire velocemente la differenza. Sentite, non è una differenza grossissima, il suono diciamo diventa un po' più hollow, tra virgolette. E poi comunque è una differenza che si percepisce solo quando si suona con un suono completamente pulito o quasi, perché nel momento in cui aggiungete la distorsione state tranquilli che a differenza non la sentirete. Viene modificato pure leggermente l'attacco che risulta un po' più sintetico, diciamo così, però anche questo si nota appunto suonando completamente puliti. Sentite, col distorto invece è quasi impercettibile. Insomma, che dire, tenete d'occhio il sito della Sonolab perché, come detto, nei prossimi giorni arriverà questo firmware e sono sicuro che farà felice tanti utenti. Ci sono anche un altro paio di piccole novità. Una è che adesso il cambio preset avviene alla pressione dello switch e non più al rilascio e quindi diciamo questa era una cosa che era stata richiesta da alcuni utenti perché li mandava un po' fuori tempo questo comportamento del pedale. Un'altra novità nel display del pedale, i blocchi sono rappresentati con le stesse icone che troviamo nell'editor e non più col solo testo che indica il nome del blocco. Quello che vi ho fatto vedere io è un firmware ancora beta, quindi non so se magari apporteranno ulteriori cambiamenti o modifiche poi alla versione ufficiale rilasciata. Ovviamente ho avuto il permesso di Sonolab per farvi vedere queste feature in anticipo. E con questo penso sia tutto. Fatemi sapere poi appena lo proverete cosa ne pensate di questo pitch. Per me veramente hanno fatto centro questa volta con questo effetto, che forse era anche quello di cui sentivo un po' più la mancanza perché faccio spesso uso appunto del virtual capo sulla mia FM9, magari quando suono dal vivo per suonare qualche canzone che è in drop C, per evitare di scordare tutte le corde della chitarra. Avere la stessa funzionalità è addirittura meglio di quella della mia FM9, comunque in un pedale così piccolo, trasportabile dentro la custodia della chitarra, è veramente tanta roba. Ancora una volta ringrazio e rifaccio i miei complimenti ai ragazzi di Sonolab. Come sempre lasciate un like ed iscrivetevi se questo video è stato di vostro gradimento. Con questo vi mando un saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!